Ben ritrovati a tutti, buongiorno qui dalla Radio Rossonera. È obbligo di riscatto del 2 luglio del 2024, martedì. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Obbligo di riscatto di oggi che ha tanti piccoli grandi spunti, quindi dovremo essere rapidi perché abbiamo 4-5 argomenti diversi, ergo dobbiamo un pochino "correre" tra virgolette tra uno e l'altro. Henry, quindi se vuoi chiedere i like, 5 secondi. Fatelo ora o tacete per sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, arriviamo a 1000 e forza Milan. Ti sei mangiato un secondo in più per dire forza Milan, ma ci sta. Va bene. Partiamo da una notizia. Tornano prima dall'impegno con la nazionale Pulisic e Musa, che ieri sera hanno perso anche con Uruguay. Uruguay quindi a punteggio pieno passa il turno, passa Panama che batte Bolivia, che aveva battuto gli Stati Uniti nel turno precedente sfruttando l'uomo in più per gran parte della partita contro gli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti, rimanendo a 3, sono eliminati dalla Coppa America. Quindi da oggi Pulisic e Musa sono in vacanza, si fanno questo piccolo periodo per poi essere a disposizione del Milan già credo tra un paio di settimane, poco più, poco meno. Insomma, Io avevo una decina di questo giorni. se no, forse qualcosina in più, ma vabbè, al di là di questo, è già finita la loro Coppa America. È iniziata dopo, è finita prima. Vabbè, Succede, capita. pazienza. Cioè, meglio così per noi, tanto Sì, meglio per onestamente il la nazionale Milan, degli Stati Uniti. mi dispiace comunque per i nostri ragazzi, perché Sì, sappiamo sì. che per i giocatori le competizioni nazionali Eh, contano. Dai, non fare così, è vero, cioè sì, sì, mi dispiace tanto per loro. no, cioè nel senso, chi se ne frega per noi, cioè meglio che Eh, tornino prima, è ovvio. Mi spiace per loro che caspita la Coppa America in casa, e escono malissimo, cioè i gironi con Bolivia e Panama, cioè non è che sono e già il girone del Brasile era un po' più complicato per dire. vabbè, andiamo Ehm, avanti. vabbè, vanno avanti invece i Big 3, come si chiamavano ai tempi, Ma chi loro? no, non questi Big 3. Ah, I nostri Big 3, ma i Big 3 davvero ah, big, okay, no, come pensavo loro. LeBron, Wade e Bosh. No, non questi, quelli che Ah, sono all'Europeo. Non sì, mi no, fare innervosire, non sono mi fare andati innervosire. avanti Teo, Mike Eh, e Rafael Leao, con un gol a 5 minuti dalla fine della Francia e i rigori per il Portogallo, quindi ma, non diciamo così, direi che 1, Rafa ha dimostrato che ci sta, come dice lui, senza uscire dalle sue parole, ci sta. Che insomma il Portogallo ha fatto un po' tanta fatica contro la Slovenia, insomma. Le uniche 2 o 3 che altro, accelerazioni le ha fatte cioè, lui. ha Vabbè. giocato da solo il primo tempo e nel secondo, quando è uscito il Portogallo, ha smesso di giocare. Cioè, poi possiam star qua a dire che non ha inciso, non ha fatto né gol né assist, va bene, ditelo, scrivetelo, pensate quello che volete. Poi magari le guardiamo anche le partite, a una certa iniziamo a guardarle, non aprire SofaScore coi tabellini. Però vabbè. Anche perché non ci sarebbe stato, ad esempio, su SofaScore l'intervento incredibile di Teo di ieri, Eh, che insomma è partito credo un paio di metri quasi dietro l'avversario, nel giro di 15 li ha mangiati tutti ed è riuscito all'ultimo a mettere in scivolata il piede davanti alla palla che era già stata calciata tra l'altro dal calciatore del Belgio. E quindi poi che era dire, Carrasco, cioè neanche lento come giocatore di base, sì, quindi un paio di buone parate di Mike, niente di miracoloso, ma 2 buone parate ci sono state. Sarebbe da rinnovare, non so come dire. Sarebbe prima di tutto sarebbe da tirare sul telefono e chiamare gli agenti per dire: "Rinnoviamo?" Perché ancora non è stato fatto. Va bene, siamo a 2 anni dalla fine del contratto, non siamo a 1 giorno dalla fine del contratto, che tanto siamo abituati noi a farlo. Però credo che, sarebbe anche cosa buona e giusta tirare sul telefono appena finiscono ad esempio gli europei, mentre i giocatori sono al mare, no, iniziare a parlare con gli agenti per cosa stiamo voler aspettando? intavolare.
Non lo so cosa stiamo aspettando, però iniziamo, perché lo sappiamo che queste cose non è che si risolvono in 2 giorni. Eh no. Iniziamo, perché prima iniziamo, prima finiamo e poi soprattutto ce la facciamo, altrimenti poi se lo fai tardi, poi ti inizi a incastrare in quei percorsi che conosciamo bene di rinnovo, non rinnovo, tarantelle, altre squadre che si inseriscono e compagnia. Quindi siamo a 'sto telefono, dai, su, che non è difficile. A proposito, credo che il telefono invece non si sia alzato, Henry, per, diciamo così, nella linea Fonseca-Florenzi. Si era interrotta a Roma anni fa, come scrive anche Matteo Moretto, ma insomma ve l'avevamo già detto un po' di tempo fa, no, il rapporto, eufemisticamente parlando, non è mai decollato, anzi a Roma, si è fermato del tutto. Florenzi è andato al Paris Saint-Germain anche per questo motivo. Credo che non si riesca a ricomporre, tant'è che a 1 anno dalla fine del contratto Florenzi potrebbe salutare il Milan. Sì, è abbastanza inevitabile, ti direi. Bisogna pensare e fare una pensata profonda alla questione liste, perché comunque se perdi Florenzi e, faccio un'ipotesi, dovessi anche hai già perso Mirante, dovessi perdere anche, che ne so, Pobega o chi per lui, o Gabbia, non lo so, però Gabbia penso che ormai resti. Bisogna fare una pensata alle liste, cioè abbiam pochissimi italiani, sia del vivaio nostro, perché del vivaio nostro attualmente ne hai 3, ma se parte Pobega ne avresti 2, sia del vivaio generale Italia, perché chi c'è in questo momento? Forse proprio Florenzi, Portiere? Sportiello, e qui bene o male ci fermiamo. Sì, forse sì. Terracciano, Terracciano. Terracciano. Ecco, bisogna sono un po' pochini, bisogna farci una pensata e bisogna capire se ci dovesse essere la possibilità magari di inserire qualcun altro, ecco. Sarebbe cosa buona e giusta. Su Florenzi lo sappiamo. Anche il fatto che il Milan cerchi un altro terzino destro è abbastanza, diciamo, cioè uno entra, uno esce, abbastanza classica come Sì. situazione, contando che anche Kalulu, se sta bene, all'occorrenza potrebbe giocare lì. Sei abbastanza coperto, ecco. A proposito di linee interrotte, si è interrotta quella di Rabiot e la Juve per adesso. Tanto ieri ha lanciato anche una mezza battutina dicendo che non è più un giocatore della Juve. È vero, da regolamento, da 24 ore, anzi a oggi sono 48, non è più un giocatore della Juve. Il contatto con la Juve c'è stato per il rinnovo, non ha accettato. Il Milan qualche chiacchiera l'ha fatta, è arrivato più o meno a abbozzare un prospetto di contratto a 7. Rabiot ovviamente decide dopo l'Europeo, perché più gioca, più la Francia va avanti, più forse riesce a strappare qualcosa di meglio. E aspettiamo la fine dell'Europeo della Francia. Adesso ci sarà Francia-Portogallo, quindi neanche una partita semplicissima per entrambe. Quindi vediamo un po' come andrà. E su questo siamo qui. A proposito di Europeo, oggi gioca l'Olanda, Eh, non dovrebbe giocare Zirkzee. Dennis Mann, No, io ti imploro, Italia Dennis Dennis Mann, Mann, no, però. io ti imploro, facci la grazia. Mi dispiace per Tijani Reinders, il suo fan numero 1 qui a fianco a me, ma Dennis Mann, facci la grazia, butta fuori l'Olanda, così mettiamo un punto magari a sta faccenda Zirkzee nel giro di 2 o 3 giorni, per piacere. Io né mi dispero né mi esalto, perché siamo fermi alla solita situazione diciamo così, da 7-10 giorni. Cioè, con il Manchester che ha chiesto informazioni, che non ha ancora deciso se pagare le commissioni totali a Kia. Kia che non ha nessuna fretta di muoverlo, anche perché se per caso fa quarto d'ora stasera con la Romania e picchia un gol, poi ridiamo. Eh. E il Milan stesso è fermo perché non ha intenzione di alzare la valutazione sulle commissioni. Siamo tutti fermi. Il problema grosso è che tutti, tra virgolette, hanno delle carte in mano per vincere la posta. Il Milan, se all'improvviso cambia idea e decide di mettere in più in commissioni,
se il Manchester domani si riunisce, il comitato, eccetera, il direttore sportivo nuovo arriva e dice va bene, facciamolo, alza il telefono, chiama Chia e ha finito anche lui la situazione, siamo tutti lì appesi a una decisione. L'europeo però è ancora lì e quindi non credo che si deciderà a breve, a meno che, come detto, lo United domani mattina impazzisce e dice va bene, pago 15, arrivederci, ciao ciao. Direttore, per me questa sarà un'altra settimana di stallo, di 4 frecce, Può ecco. essere. Ehm, siamo ancora in una fase degli europei troppo calda, sono Mm. ancora dentro tutte, per me Non dovremmo tutti, Henry, uno è andato a casa, uno è andato a casa, sì, guardalo, vi prego, ho detto tutto. non voglio più commentare niente dopo cioè dai, vi prego, AC Milan, cioè dai. Ci sono tanti altri attaccanti, tanti No, altri ma va bene che vada a Napoli, va benissimo, insomma, va bene così, insomma, io eh. farei così, dai, Dai, non mi andrei a prenditi incazzare. piuttosto Gimenez, prenditi, non lo so, piuttosto pure Dovbyk, ma non Lukaku. Che ha No, fatto un signore europeo. ma per carità, aveva segnato 3 gol, tutti annullati, quello che vuoi, e anche ieri alla fine comunque è stato l'unico a provare a calciare in porta per il Belgio. Ci mancherebbe altro, però non è più è in fase calante, ma palesemente in fase calante. Io ne starei distante, ma così come ragazzi, ma ancora siam qui con Cialobà. È la quarta sessione di mercato che gira Cialobà. Vabbè, ma questo è un nome credo accostato, dai. Sì, ma basta, basta, un po' di inventiva. Abbiamo il mastro capo scout che ha scoperto X, Y e Z e adesso fa pure il direttore sportivo. Abbiamo questo fenomeno generazionale di capo scout così tanto millantato. Vabbè. Com'è che da 3 anni che vien fuori Cialobà, Chukwuemeka e Lukaku? Avrà tirato fuori, saprà tirar fuori anche altri giocatori, no? Speriamo. Il Dai. mercato è appena iniziato, mi verrebbe da Eh. dire. Aspettiamo che tanto prima o poi qualche giocatore arriverà e lo commenteremo. Prima o poi arriverà. Henry, grazie. Ciao. Ciao.